Eccoti. Ora so chi sei. L'ho capito tardi, ma sono stata più fortunata della tua prima moglie. Amélie non può dire a nessuno che il suo assassino si nasconde qui. Io posso ancora fare giustizia. Per me, per Ludovico e per lei. Signorina Emilia. Per voi. La prima composizione di vostra figlia. Vi ringrazio. Ringraziate Aurora. Vi ama molto. Signorina. Scusate. Mia figlia si è molto affezionata a voi. Anch'io a lei. Siete preziosa per lei. Farebbe progressi con qualunque insegnante. No, non mi riferivo alla musica. È che siete una presenza materna. Voi riuscite a farla sentire meno sola. Perdonate, signor Conte, c'è una visita per voi. Un ispettore della Polizia Imperiale. Di che sto arrivando? Grazie ancora. A più tardi. Ci è pervenuta una denuncia anonima contro vostra signoria. Anonima. Siamo tenuti a prendere comunque la cosa in considerazione. Una denuncia per cosa, scusate? Per l'omicidio del barone Ludovico Vallauri. È assurdo. L'ho pensato anch'io, ma devo chiedervi di seguirmi. Ho bisogno di farvi delle domande. Mi avete già interrogato la mattina dopo l'omicidio. Allora eravate un testimone, oggi siete un sospettato. Accettereste un consiglio, Conte? Chiamate un avvocato. Questa domanda non è pertinente. Comprendo l'obiezione, ma al vostro cliente conviene rispondere se vuole dimostrare buona volontà. Io invece credo che non debba rispondere. Aspetta. Sì, è stata mia l'idea di aprire il setificio. L'idea vostra, ma i capitali del barone Vallauri. Non interamente, in parte provengono da un prestito. Bancario? Un investitore privato, la baronessa de Blemont. Capisco. Ve lo chiedo perché il vostro anonimo accusatore sostiene che voi abbiate ucciso il vostro socio per metterlo a tacere. A tacere? Su cosa? Questo non l'ha scritto. Una denuncia senza nome e senza circostanze specifiche è chiaro che si scredita da sola, no? Sì, se non fosse per un dettaglio. La denuncia riporta i vostri movimenti la sera dell'omicidio con precisione. Quindi il vostro accusatore è qualcuno vicino a voi e potrebbe non aver scritto tutto per non rivelarsi. Potete andare. Amore, Cosa volevano quei signori? niente di importante, volevano solo farmi delle domande. Come a scuola? Sì, più o meno. Allora domani mi puoi portare a fare una gita a Leno? Ascolta, Aurora. Aurora, io domani non posso, purtroppo, perché quei signori lì devono farmi altre domande. Perché altre? Aurora, tesoro, il papà è stanco. E sono sicura che Leno la settimana prossima sarà ancora al suo posto. Sì, ecco, la settimana prossima è perfetto, no? Magari potremmo chiedere anche alla signorina Emilia di venire con noi, che dici? Sì, sì, per favore, signorina Emilia. Dite di sì, per favore, per favore. D'accordo, verrò volentieri. Grazie, papà, sarà bellissimo. Fammi sentire qualcosa al pianoforte, dai. Vieni. Dimmi la verità. Sei stato tu? Pensi che mi faccia piacere avere la polizia in casa? Sarà stata Carlotta, la moglie di Ludovico. Non si è mai rassegnata alla storia del ladro. E come puoi essere così tranquillo? E tu perché ti preoccupi tanto? Perché qualcuno si muove nell'ombra e non siamo noi.
Tanto meglio. La morte di Ludovico non ci riguarda. Se Guido verrà condannato, noi avremo la tutela di Aurora e con quella tutta l'eredità di mio zio. A meno che tu non abbia più a cuore il destino di Guido, del nostro futuro. E Aurora? Ci hai pensato bene? Ritroverà sua madre, però perderà suo padre. Guido ha ucciso la sua prima moglie, ha ucciso Ludovico e ha tentato di uccidere Questo è quello che sospetti? No, io non ho dubbi, è così. Sta attenta, la rabbia può offuscare la mente. Hai portato quella busta come ti avevo chiesto? Sì, eccola qua. Con il mio indirizzo scritto con la tua grafia e il timbro di qualche mese fa. Ecco la mia lettera. Portala alla polizia, per favore. Sei sicura? Dopo non potrai più tornare indietro. Io non voglio tornare indietro. Aspetta. Così. Cattive notizie, Conte Fossà. Il nostro ufficio ha ricevuto questa. È una lettera di vostra moglie. Forse non lo ricordate, ma mia moglie è morta già da parecchi mesi. Capita che il servizio postale consegni in ritardo delle missive. Vedete il timbro? Vostra moglie l'aveva spedita a vostra zia Matilde pochi giorni prima della sua morte. E saputo dell'indagine, la signora ha pensato giustamente che potesse interessarci. Non riesco a immaginarne il motivo. Questa lettera vostra moglie confida di aver scoperto alcuni segreti su di voi, Conte Fossà. Non spiega quali, ma informa la zia di sospettare che voleste ucciderla. Anzi, che la steste già uccidendo, visto che scriveva di avvertire i sintomi di un avvelenamento da laudano. No, non è possibile. Controllate voi stesso. Prima di togliersi la vita, mia cugina soffriva di disturbi mentali. Non siamo più sicuri se sia stata lei a togliersi la vita. Ma questo non dimostra niente. È il delirio di una donna malata. Siamo qui per verificarlo. Signor Conte, vorrei perquisire la vostra residenza. Se il vostro avvocato lo ritiene necessario, posso ottenere un'autorizzazione dal prefetto. Certo che lo ritengo necessario. Voi non potete entrare qua dentro. No. Non c'è bisogno, Cornelio. Prego, perquisite dove volete. Guido! Basta! Trovato qualcosa? Niente. Qui abbiamo finito. Dovremmo perquisire anche la vostra camera. Guido, non consentirglielo, non hanno il diritto. Da questa parte. Ancora niente, commissario. Continuate a cercare. Questo cassetto? Perché non si apre? Perché è privato, ma non c'è nessun problema. La chiave, prego.
Che cos'è questa? Non lo so, mai vista prima. Uno dei pochi vantaggi del mio ingrato mestiere è che ci si affina il naso per numerose sostanze, in particolare quelle tossiche. Questo è l'audano. Io non so da dove venga quella fiala, non so neanche che cosa contenga. Aspetta, parlo io. Non ho niente da nascondere! È assurdo, vi ho detto io di perquisire dappertutto, no? Quel cassetto è soltanto vostro. Nessun altro ne possiede la chiave. Mi stanno incastrando, commissario, non c'è un'altra spiegazione. Io non ho avvelenato mia moglie, non ho ucciso Ludovico. Questo lo verificheremo. Vi dichiaro in arresto per gli omicidi del barone Ludovico Vallauri e della contessa Clara Grandi, vostra moglie. È un errore. No, non è... Tu non dici niente? Calma. Portatelo via. Piano, piano, piano! Presto sarà tutto finito, piccola mia. E andrà tutto bene. Credimi, andrà tutto bene. Non sopporto vederla soffrire così. Se almeno sapessi che sei viva, riabbracciarti le darebbe la forza per affrontare l'arresto di Guido. Non posso, prima devo arrivare fino in fondo. Solo ci fosse un modo per risparmiare tutto questo alla mia bambina. Chiederò a Cornelio di lasciarmela portare a San Leonardo, almeno durante i giorni del processo. Così sarà più protetta. Verrò anch'io, voglio starle vicino. Poi devo parlare con Matteo. Devo scoprire chi intende acquistare San Leonardo prima che Cornelio e Annabelle concludano l'affare. E loro? Come farai a farli arrestare? Arrestato Guido, presto la polizia arriverà anche a quei due. La polizia non ha nulla contro di noi. Dobbiamo solo restare calmi. Presto scopriranno cosa avete fatto. Che abbiamo fatto? No, no. No, no, no. Tu e tua madre avete progettato tutto. Non fingere di essere tanto innocente. Non lo sei tu, né tantomeno le Guido. Mi dispiace per lui, ma è spacciato. Dobbiamo solo assicurarci che non ci coinvolga e che sia giustiziato il prima possibile. No, Cornelio, per favore, non puoi permettere che lo uccidano. Per favore, ti prego. Ascoltami bene. A me non importa quanto male ti farà vedere Guido sul patibolo. Rassegnati, perché è così che andrà a finire. O forse vuoi salirci anche tu con lui? Abbiamo perquisito il settificio. Abbiamo notato un particolare a cui la prima volta non avevamo dato peso. Un telegramma da Innsbruck. Perché? Non se lo ricordava? Come da vostra richiesta non risulta alcun fido a nome di Fossà. Cordiali saluti. Banca Rothschild, Innsbruck. Cosa hai combinato, Guido? Perché mi hai mentito? Posso raccontare a tua moglie la verità, eh? Che sei un bugiardo, che sei un ladro e chi lo sa, forse un assassino. Tappati la bocca o te ne faccio pentire. Perché il vostro socio ha chiesto conferma alla banca? Non sapeva del finanziamento della baronessa? Naturalmente. Questo telegramma... Io adesso non riesco a ricordare. Non riuscite.
o non volete? Commissario, vorrei conferire da solo col mio assistito. Credo che sia il caso. Ma perché non mi hai mai parlato di questo telegramma? Come glielo spieghiamo adesso? Dimmi di Aurora, come sta? È partita oggi per San Leonardo con Matilde e con Emilia. Bene. Ma tu adesso non devi pensare a lei. Tu adesso devi pensare a difenderti. E se vuoi che ti aiuti mi devi dire tutto. Tutto! Ma risparmia il fiato. Annabelle e Cécile vengono entrambe da Roulers. E guarda caso sono sorelle. Ed erano tue intime amiche ben prima di entrare nella mia vita. Non lo so se la denuncia anonima è opera vostra. Non so nemmeno se siate stati voi a mettere in testa a Clara l'idea che io volessi ucciderla, ma una cosa la so. Sono qua dentro per causa vostra. Quindi perdonami, ma non ti ci vedo proprio a perdere il sonno per tirarmi fuori di qui. Mai capito come ci riuscissi. Niente in mano e giocavi come se avessi già vinto. 0 soldi e sperperavi come un russo. Nulla da offrire alle donne e cadevo ai tuoi piedi e adesso sei morto e guardi me come se fossi lo sconfitto. Non è una gara, Cornelio. Non è mai stata. È tua madre che te l'ha fatto credere. Ma adesso lei non c'è più, però. Tu sei libero. Se vuoi, sei ancora in tempo per fermarti. Guido, che brutta storia. Mi dispiace davvero per te. Mi hai sempre sottovalutato. Peccato. Saremmo potuti essere amici. Casomai ti venisse la tentazione di fare qualcosa per uscire da qui. Io ti avverto. Non sottovalutarmi di nuovo. Per il bene di tua figlia. Sua signoria. Aurora! Eccoci, siamo Sua arrivati. signoria, che piacere rivedervi. È una grande gioia rivederti, Maddalena. E questa contessina chi è? Sono Aurora. Certo, Giovannino, vai a giocare con Aurora. Come sta, Aurora? È sempre piena di vita ed è forte come sua madre. Su, non piangere, Maddalena. Dio provvederà. Vedrai, Dio provvederà. Perdonatemi, non vi ho presentati. Lei è Emilia de Saint-Hubert. Vive con me da quando ho avuto l'incidente. Mi sta aiutando. Se avessi saputo del vostro arrivo, io avrei ordinato la villa. Perché? Che è successo? Dannato Cornelio! Che vuole fare con le cose di tua madre? La dote? Vogliono portarmi via tutto. Non solo vuole vendere la tenuta, vuole pure spolparla cassetto per cassetto e guadagnarci sopra. Pensavo che Adelaide fosse l'essere più malvagio che avessi conosciuto. Però vedo che Cornelio è molto più avido di lei. L'hai già vista prima? Certo. Cosa ci fa qui? Questa copertina è stato il tuo primo vestito. Come dici? Quando sei nata ti hanno avvolto in questa. Ed è con questa che ti ho tenuta per la prima volta fra le mie braccia.
Sei sicura di quello che stai dicendo? Non potrei mai dimenticarlo. Che ci fa qui questa copertina? Era quella in cui era avvolto Matteo quando l'abbiamo trovato. Ma che cos'è, Clara? Al convento ce n'è una identica. Non so come possa esserci finita. Comunque tua madre ne aveva due. Mia madre. C'era avvolto Matteo quando le suore l'hanno trovato. Capisci? La stessa copertina, la stessa notte in cui sono nata io. Io e Matteo siamo fratelli. Fratelli gemelli. Ma perché rapirlo? Chi può essere stato? Io lo so che tu non sei pazza. Come hai potuto? Elena ti voleva bene. Suo figlio era appena nato. Chi sei? Cosa dici? Lo so, qui dentro si tende a confondere sogno e realtà. Ricordo quando tu mi ci hai fatto rinchiudere. Tu sei morta. Non sei viva. Tu sei morta, non sei... No, io sono viva. Sono reale. Sono qui per conoscere la verità sulla mia famiglia. Era anche la mia famiglia, tanto quanto lo era per tua madre, per Elena. Lei ha sposato Vittorio e io, suo fratello malato. Tu l'hai uccisa. No, non è vero. Non è vero. Era solo la mia occasione, quella era la mia occasione. Cosa succede, dottore? Perché tutto questo sangue? È che ce n'è un altro. Cosa? Eccolo. È un maschio. Fatemelo vedere. Vediamo, dottore. Cornelio, figlio mio, quello che sto per fare è per il tuo bene. Lo capirai solo da grande. Mi ringrazierai. Quella sera, il figlio di Elena, nell'Adige. E per Cornelio tutto. Tutto per Cornelio, nome e proprietà. E invece quella notte mio fratello non è morto nell'Adige. Qualcuno deve averlo salvato. È vivo anche lui, presto si saprà. Andrà tutto a lui, non a Cornelio. Hai fatto tutto questo per tuo figlio. E adesso lui ti fa rinchiudere qui dentro. Ha fatto bene, sai. L'ha fatto per me. Ero pericolosa. Pensa a Guido, quel buono a nulla. Non è riuscito neanche a ucciderti. Non ti ha mai amato? Mai? Matteo? 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 Matteo, sono io. Clara. Clara. Mi sbagliavo allora. C'era qualcosa che ci legava, Che ci lega? ma l'avevo scambiato per qualcos'altro. Perdonami se ti ho confuso per tutto questo tempo. Non devi. Sapere che mi amavi mi ha dato forza. Fino a quando ti nasconderai dietro a questa maschera? Fino a quando i colpevoli non pagheranno. Promettimi che starai attenta. Sono morta. Cosa può succedermi di peggio? Mi sei mancata, sorellina. Anche tu.
È tutto questo. Nel frattempo Cornelio potrebbe anche vendere San Leonardo. Chi intende acquistarla? Un nobile. Me l'ha detto Guido. Tu gli hai parlato? Me l'ha chiesto lui. Ha detto: non preoccuparti, le cose andranno come voleva Clara. Fidati di me. Ti parrà strano, ma stavolta ho sentito che potevo farlo. È bravo a farlo credere, lo so bene. Ma ha ucciso la sua prima moglie, ha ucciso Ludovico e ha tentato di fare lo stesso con me. Non ci si deve fidare di lui. Signor Conte, si prepari. Il giudice è convocato alla corte. Fra un'ora passeremo a prenderla. Clara, dobbiamo tornare a Trento. Hanno appena emesso la sentenza. Così in fretta? Guido ha rinunciato a difendersi. Qual è la condanna? La pena di morte. Lo fucileranno tra 2 settimane. Signorina Emilia, signorina Emilia! Posso andare a pesca con Giovannino? Certo, bambina mia. Signor Conte, ci sono delle visite per lei. Ma che altro volete? Che vuoi? Guido. Cornelio non sa che sono venuta qui. Fa differenza? Lo vorrei così tanto. Allora va alla polizia e di la verità. Le cose non sarebbero dovute andare in questo modo. Non è detto che debba finire, sei ancora in tempo. Guido, Cornelio conosce tutti i miei segreti. E tu sai bene che cosa significhi questo. Un giorno anche per voi finirà come non doveva. Per questo sono qui. Per vedere com'è. Aspettare l'esecuzione. No. No, Guido. Sono venuta per dirti che avrei voluto essere una donna migliore per te. Annabelle, ho un ultimo favore da chiederti. È scritto Annabelle. Guido chiede che sia io a portargli Aurora per un ultimo incontro. Povera bambina. È orribile, lo so. Ma è colpa di Guido, non mia. Sei sicura di voler andare fino in fondo? Zia, non dipende più da me. Anche se gli dicessi che sono viva, comunque sarebbe condannato per la morte di Ludovico. Aspetta. È quello che vuoi davvero? Dimmi, Clara. Vuoi che muoia? Avrei solo voluto che le cose fossero andate diversamente. Gli devi dire chi sei. No, zia. Non potrei sopportarlo.
piccolina. 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 Lo sai che Giovannino mi ha insegnato a pescare? Davvero? L'altro giorno pescando una trota e 2 marzoni. Che brava. Io non sono mai riuscito a pescare niente. La prossima volta che andiamo a pescare ti faccio vedere come si fa. Sì. Papà, io voglio andare con te a pescare. Ti voglio bene. Vieni qui. Allora, adesso tu mi lasci parlare un poco con la signorina Emilia, va bene? Poi mi spieghi meglio questa cosa della pesca. Che bella che sei. Aurora, tesoro, vieni, andiamo a cercare un po' d'acqua. Papà, ti aspetto a casa. Prego. Grazie. Vorrei potervi offrire qualcosa, ma Non preoccupatevi, non c'è bisogno. c'è come invece. Non so cosa darei per qualcosa di forte. Sentite, non mi annoierò con delle proteste di innocenza. Non importa che idea avete di me. Aurora vi vuole bene. E voi a lei. Quando sarò morto dovrete starle vicina, avete capito? Io sono un'estranea, forse Matilde. No. Lei è sempre in viaggio. Mia figlia ha bisogno di qualcuno che le stia accanto ogni giorno, capite? Qualcuno che la protegga. Da chi? Mia moglie aveva ragione. Erano tutti contro di noi. Adelaide, Cornelio, Annabelle, Cecile, tutti. Voi non potete sapere, non c'eravate. Hanno messo me e Clara l'uno contro l'altra. L'hanno avvelenata fino a farla impazzire. E adesso fanno ricadere su di me la colpa per la sua morte. Non l'avete uccisa voi? Io ho fatto tante cose di cui mi vergogno. Tante. Tante che certe notti mi sentivo soffocare. Ma poi mi voltavo nel letto e la guardavo e mi ripetevo: io ho Clara. Ho Clara. E tornavo a respirare. Mi sembra che possa averla uccisa. Allora chi? Lo so, non lo so. Cornelio, credo. O qualcuno pagato per farlo. Ludovico, il vostro socio. Lui l'avete ucciso voi. Sì. Non con le mie mani, ma con i miei errori, sì. Vedete, io ho avuto una moglie prima di Clara. Si chiamava Amélie. Un matrimonio durato pochi mesi a Parigi, mesi folli, finché lei si è tolta la vita. Amélie! Amélie? Perché state raccontando a me tutte queste cose? Non lo so, perché ne ho bisogno. Perché qualcuno deve saperlo. La polizia sospettò di me e io scappai. Perché non vi siete difeso se eravate innocenti? Perché ero un ragazzo. Io ho avuto paura. E quello fu solo il mio primo errore. Il secondo è stato accettare un ricatto. Il ricatto di un uomo che conosceva questo mio segreto. Come si chiamava quest'uomo? Si chiamava Gérard Dubois. Tranquillo che ti restituisco tutto, i tuoi soldi con me sono al sicuro. Come i tuoi segreti. Per pagarlo, io ho mentito a Clara. Ho rubato. E ho permesso alla fine che Ludovico si lasciasse coinvolgere. Io credo che abbia pagato con la vita per tutto questo. Perché non vi siete confidato con vostra moglie? O perché mi vergognavo. E mi vergogno ancora. Io pensavo che nessuno potesse capire, neanche lei. Ed eccolo l'errore più grande. Non mi sono fidato di lei.
Lei che fino alla fine, capite, fino alla fine ha avuto fiducia in me. Se solo le avessi parlato come faccio con voi, tutto questo non sarebbe successo. Avremmo affrontato tutto insieme. Ludovico sarebbe ancora vivo. La mia Clara sarebbe ancora con me. Ma non mi merito le lacrime. Il boia mi darà tutto quello che mi merito. Però prima riuscirò a realizzare i sogni di mia moglie. Almeno questo. Ascoltate. Ho disposto la vendita della mia parrotta e la concessione immediata di tutto il ricavato a Matteo. Matteo? Perché a Matteo? Perché compri lui San Leonardo e la amministri come sognava di fare con Clara. Quando Aurora sarà maggiorenne, tutto tornerà in suo possesso. Avete capito? Il sacrificio. San Leonardo è più importante. È tutto. Le uniche cose buone della mia vita. I sogni di Clara, il futuro di Aurora, tutto quello che importa. Vi prego, dite a mia figlia che suo padre non era un uomo perfetto, ma che non era un assassino. Diteglielo che la sua mamma e lei sono state le sole cose belle per me. Vi prego. Diteglielo voi. Dimmelo tu. Clara. Guido. Guido. Non sono morto, vero? No, sei vivo come sono vivo io. Cosa ci ho fatto? Cosa ci siamo fatti? E adesso? È tardi. Aurora non è sola. Non è tardi. Troverò questo Gerardo. Certo che mi ricordo di Gérard. Ha occupato un appartamento qui di sopra per diverso tempo. E sapete dove posso trovarlo ora? Siete innamorati? No, ma abbiamo un amico in comune che ha bisogno del suo aiuto. Guido. È l'unico amico che aveva. Conoscete anche lui? Avrei seguito in capo il mondo se me l'avesse chiesto. Ma era troppo innamorato della moglie. Non l'avrebbe mai lasciata per me. Comunque dicevamo di Gérard. Con ogni probabilità è in Francia. Dove di preciso? Parigi sicuramente. Mi ricordo che mi diceva sempre: scappa con me a una bellissima casa a Rue du Paradis, vedrai, ti farà felice. Era così ridicolo mentre sventolava quei soldi. Ma io qui sto bene. Ho il mio lavoro, il mio solitario. Non sarò un étoile, ma questo mi consente di vivere senza dover chiedere niente a nessuno. Mi sono stata utile. Grazie. Anche da parte di Guido. Dalla campagna di San Leonardo a Parigi a cercare un assassino. Desideravo una vita eccitante per te, ma non fino a questo punto. Prega solo che abbia successo e che ritorni in tempo. Siamo pronti? Fa attenzione. Potete andare?
Vorrei l'incartamento del caso Gazzola sulla mia scrivania in tribunale. E al più presto. Vostro onore. Avvocato Grandi, che ci fa lei qui? Non vi ho ancora espresso la mia gratitudine per la scelta di non umiliare il conte Fossà con un'impiccagione. Ho disposto la fucilazione in ossequio della sua famiglia di illustri militari. Ho l'onore di conoscere suo padre, gran soldato. Infatti, peccato per noi che il figlio non abbia ereditato tale fortezza d'animo. Vostro onore, io sono qui per chiedervi di anticipare l'esecuzione. Anticipare? Il condannato si trova in preda all'angoscia. Io temo che possa compiere un atto sconsiderato. Io non oso pensare alla vergogna per il padre a quel punto. Avanti, marcia! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Plotone, halt! Fianco sinistro, sinistro. Attati. Impugnato, halt! Caricato, halt! Puntato, halt! Che fanno? Le prove della vostra esecuzione, signore. Da molto tempo non veniva fucilato qualcuno. Fra 10 giorni? Il giudice l'ha anticipata. Verrete giustiziato fra 3 giorni. Mi dispiace. Volete la benda? No. Voglio guardare in faccia chi mi uccide. Volete dire qualcosa? Quello che conta l'ho già detto al prete. Per il resto è tardi.
Impugnato! Halt! Caricato! Halt! Puntato! Halt! Fermi! Fermi! Piedi! Calma! Vostro onore? L'esecuzione è annullata. Liberate il prigioniero. Come annullata? Che cosa succede? Avvocato Grandi, vi dichiaro in arresto con l'accusa di tentato omicidio della contessa Grandi. Come tentato omicidio? Come vedete, il conte non può più essere accusato dell'omicidio della moglie. Clara. Clara. Quanto all'omicidio del barone Vallauri, la contessa Grandi è appena rientrata da Parigi, dove ha fatto arrestare Gérard Dubois, il quale è stato trovato in possesso dei titoli rubati al settificio e ha confessato l'omicidio. E tutto questo è ridicolo. Qualunque siano gli indizi contro di me non reggeranno in tribunale. Lo vedremo. Del resto non vi sarà difficile trovare un avvocato migliore di quello che siete stato per vostro cugino. Portatelo via. Baronessa de Blemont, rimarrete a disposizione per ulteriori chiarimenti. Avanti, march! 1, 2, 1, 2. Amore mio! Sei sempre in ritardo. Poco male, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ci riporteranno qui. Vedrai, Gerard avrà già parlato di me con la polizia. Mi condanneranno per l'omicidio di Amélie. Ho incontrato suo padre, ha confermato la tua versione. Sua figlia si è tolta la vita. Mi aveva lasciato una lettera che lui ha tenuto nascosta. Temeva lo scandalo, ma non al punto di mandare al patibolo un innocente. Amore mio, sei libero. Siamo liberi. Siamo liberi. È tutto finito. Grazie. 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 Le fotografie sono belle. Tutti in posa. Ordinati. Eleganti. Ma la vita non è una fotografia. È un disegno. Prende forma poco a poco, con schizzi e cancellature. Scusa, Mi sei mancata, ragazzina? non lo sono più. Per me sempre. E solo alla fine,
quando lo guardiamo tutto insieme. Capiamo che ogni tratto, anche quello più doloroso, ha dato forma alla nostra felicità.